Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi concentrerò sul film di Checco Zalone, Buen Camino, o più in generale sul fenomeno Checco Zalone che è esploso nuovamente con l'arrivo di un altro film molto molto atteso. Ebbene, prima di entrare nel merito della questione vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube qualora aveste piacere nel seguire i miei contenuti che sono relativi al mondo dello spettacolo e non solo, ma anche di lasciare un like a questo video se fosse di vostro gradimento. Ebbene, il fenomeno Checco Zalone è devastante, in pochissimi giorni ha incassato fior di milioni di euro e ha portato al cinema milioni di italiani, o meglio, ha riportato al cinema milioni di italiani, è qualcosa di clamoroso, perché ormai i suoi film sono diventati più attesi del Natale, ormai escono praticamente a ridosso del Natale, quest'anno è proprio il giorno di Natale, Totolo mi ricordo che uscì a Capodanno, quindi comunque sotto le feste, ebbene sono più attesi delle festività stesse. E questa è una roba clamorosa per i tempi di oggi, per questa epoca in cui di fatto il cinema è stato ridimensionato in maniera clamorosa, il ruolo del cinema ora è diventato marginale come cinema in sé, come sala cinematografica, come fruizione del film all'interno di una sala del cinema, perché con l'arrivo ormai da diversi anni delle diverse piattaforme streaming che aumentano sempre di più, ricordiamoci che adesso nel 2026 arriva anche HBO in Italia e questo sarà un altro servizio di streaming molto importante che di fatto differenzierà, amplierà ulteriormente l'offerta e che potrebbe essere un ulteriore calcio nei confronti del cinema fisico, chiamiamolo così, dell'andare a vedere al cinema in compagnia di amici, parenti o quant'altro, perché praticamente le piattaforme ti mettono a disposizione quel contenuto ogni volta che tu vuoi, lo hai a disposizione, quindi tu puoi guardare qualsiasi tipo di contenuto quando vuoi, che sia un film o meno, e poi proprio i film usciti al cinema dopo qualche mese vengono di fatto riproposti anche nel catalogo delle varie piattaforme. Prima ci voleva un po' di tempo per averlo in prima TV in chiaro, che era praticamente l'unico metodo per vederlo in alternativa al cinema. Adesso invece lo si ritrova sulle piattaforme a pochi mesi di distanza, credo 2 o 3 mesi, e avremo anche appunto Buen Camino nelle varie piattaforme ed è veramente un qualcosa di sicuramente comodissimo, ma che per il cinema è stato devastante. Ebbene che Cozzalone è riuscito ad andare anche oltre a questo. Perché se pensiamo che Tolo Tolo, film un po' sottotono rispetto ai suoi primi film, adesso ci si poteva aspettare magari un calo delle vendite e non una fruizione così di massa. Invece è andato molto meglio. Buen Camino secondo me è un film migliore di Tolo Tolo. Tolo Tolo era un po' diverso dai primi tre, qui invece si va a ripercorrere più o meno la linea precedente dei primi tre film di Checco Zalone. Quindi, anche con il ritorno di Gennaro Nunziante in regia che la dice lunga, per me è stato fatto un ottimo lavoro. Qual è la forza di Checco Zalone? La forza di Checco Zalone è il fatto di evitare il politically correct, un qualcosa che fino a un certo punto è anche giusto, però poi quando si va oltre, secondo me, si diventa troppo rigidi, troppo bacchettoni verso qualsiasi tipo di cosa, soprattutto quando si parla di comicità, perché il politically correct negli ultimi anni ha ammazzato la comicità, dato che soprattutto in televisione, perché un film già esula un po' da quel discorso, mentre in televisione devi attenerti a determinati parametri che vengono dati dall'editore e non solo, e quindi la comicità è stata un po' ammazzata, sono state un po' tagliate le gambe, almeno a livello televisivo, poi ovviamente negli show a teatro, nei vari show si fa un po' più come si vuole quasi, però molti comici cercano di attenersi a questo politically correct e cercano di non infrangerlo, di non andare troppo oltre. Invece che Cozzalone di fatto se ne sbatte di questo politically correct in tutto e per tutto e va oltre, sfora come vuole ed è proprio quella la forza di Checco Zalone, ma non è l'unico punto di forza, perché un altro punto di forza secondo me è il fatto di non avere una serialità annuale, di non uscire ogni anno con un film e quindi di evitare una sola esposizione che potrebbe farlo diventare un po' noioso al pubblico. Tolo Tolo per esempio è uscito nel 2020, quindi sono passati 5 anni dal suo ultimo film, fino a quando appunto è arrivato Buen Camino quest'anno, vuol dire che in 5 anni, in questo lasso di tempo, lui ha avuto molto tempo per pensare, per studiare perfettamente il suo prossimo progetto e questo comunque è appunto un lato positivo di questa lunga pausa, ma poi genera anche attesa negli spettatori perché se tu il livello lo riesci a mantenere sempre alto, nonostante Tolo Tolo, ripeto, fosse meno accattivante e meno riuscito dei suoi altri film, però se riesci comunque a mantenere una certa linea, allora lì veramente generi un'attesa che col passare degli anni viene ripagata.
Chiaramente se Checco Zalone uscisse con un film ogni anno, stile cinepanettoni di qualche anno fa, allora lì magari i primi anni andrebbe sicuramente bene, poi piano piano ci sarebbe quel calo che hanno avuto anche i cinepanettoni di fatto. Anche se oltre al fatto di uscire ogni anno, i cinepanettoni hanno anche cambiato completamente la visione, la loro versione proprio anche a causa del politically correct che ho citato poco fa. Per questo io credo che evitare la sovraesposizione sia fondamentale anche a livello cinematografico, sia fondamentale in generale. Che Cozzalone si concede con il contagocce e lo fa in maniera molto intelligente, la scelta perfetta che può fare per i suoi film e per la sua strategia. Adesso non so il prossimo quando uscirà, potrebbe anche essere anche in questo caso tra 5 anni e quindi potremmo rivederlo nel 2030, però quel che è sicuro è che genererà un'ulteriore attesa che ci permetterà poi nuovamente di correre in massa al cinema durante le feste, che ovviamente è il momento migliore strategicamente parlando per far uscire un film di questo genere, proprio credo anche un film in generale, ma un film di questo genere penso che sia proprio perfetto appunto per le feste. Poi un'ultima osservazione che volevo fare anche sempre sul discorso dei film di Checco Zalone, ho letto diversi commenti in cui molte persone semplicemente dai dati e dai numeri oggettivi che sono emersi nei primi giorni ha parlato di quasi una raffigurazione del nostro paese, dell'Italia, cioè come siamo messi, tutti quanti vanno a vedere Checco Zalone, come se a pronunciare quelle parole, a scrivere quei commenti fossero i più alti intellettuali d'Italia. E ovviamente già se una persona va a commentare sotto un post di qualsiasi pagina che ha riportato i dati di Checco Zalone, io non credo che sia così intellettuale, perché altrimenti neanche spenderebbe il suo tempo per fare determinati commenti. Immagino che il suo tempo lo investirebbe leggendo un libro o guardando film appunto più intellettuali, ma il discorso è questo. Partiamo dal presupposto che ognuno è libero di fare quello che vuole e quindi come la persona è libera di commentare, assolutamente anche chi va a vederlo è libero di farlo senza dover essere giudicato per questo, ma un aspetto importante è che chi va a vedere Buen Camino di Checco Zalone o qualsiasi film del comico pugliese, poi non è detto che non vada a vedere anche altri tipi di film più seri o che riguardano argomenti più seri, tematiche più serie e più importanti. Non è così, perché ci sono molte persone che vanno a vedere quel film proprio per passare 2 ore, un'ora e mezza di leggerezza e di spensieratezza, perché la leggerezza in un momento come questo, in un periodo come questo, è fondamentale nella vita delle persone. Già penso che sia fondamentale in generale, ma ancora di più in determinati frangenti. Quindi io penso che a quelle persone che pensano magari di essere più intellettuali di altre manchi proprio quella leggerezza e quella spensieratezza che il film di Checco Zalone o anche altri tipi di film potrebbero però generare. Tra l'altro Checco Zalone nei suoi film fa anche riflettere su delle determinate tematiche con la risata. Dietro la risata si nascondono anche delle tematiche importanti che lui affronta sì col sorriso, con l'ironia e bypassando il politically correct, però credo che qualche spunto di riflessione lo possa offrire lo stesso quel film, almeno per chi effettivamente può andare oltre la semplice battuta e la semplice risata e magari trarne anche uno spunto di riflessione. Che Cozzalone è un fenomeno, come ho detto in apertura, è un fenomeno che credo sia destinato a continuare anche almeno per il suo prossimo film, il suo prossimo lavoro, che ripeto, tutti quanti attenderemo con grande ansia e saremo lì nuovamente sotto le feste natalizie per attenderlo, per guardarlo e per farci 2 risate così da vivere quel momento di leggerezza che tutti desideriamo, soprattutto in anni come questi, in un'epoca come questa e a maggior ragione durante le feste. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forse Net. Ciao a tutti.